Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2023. Grazie. Wow! Abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Quindi periodo di compimento, periodo di appagamento, di raggiungimento di risultati. Si parla della fine di un ciclo, del raggiungimento di un obiettivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega proprio come unire questi tre oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alla playlist con le previsioni semestrali. Per chi poi invece volesse contattarmi, mi può scrivere una mail a questo indirizzo. Allora, partiamo con un 7 di denari, un cavaliere di bastoni al contrario, un 5 di spade, un fante di spade, abbiamo un asso di bastoni al contrario, un 8 di bastoni, 4 di pentacoli e re di coppe. Allora, il 7 di scusate, di pentacoli è una carta che parla di una sorta di attesa, probabilmente dalla quale arrivate o che state ancora vivendo. Il fatto che ci sia il cavaliere di bastoni al contrario, come la sensazione che sia proprio la persona che state aspettando, per qualcuno potrebbe essere un amante, una persona a livello romantico, per qualcun altro magari anche solo un amico o un parente. Dopo lo andiamo a vedere. Per qualcuno, se si trattasse se per voi vibrasse come una situazione di lavoro, potrebbe essere un'offerta, scusate, un cliente che magari non si fa sentire, piuttosto che un fornitore. Diciamo che c'è un 5 di spade, quindi c'è qualche cosa che vi preoccupa, c'è qualche tipo di battaglia che vorreste vincere. Andiamo poi a vederlo con i mini tarocchi, ragazzi, però quando c'è il 5 di spade normalmente sono le lotte della mente, ok? Il fante di spade, ho come la sensazione che in questo caso non rappresenti una persona, ma rappresenti un'energia. Quindi mi dà l'idea che vi manchi l'idea sul come muovervi da questa situazione statica di attesa, ok? E difatti poi abbiamo anche questo asso di bastoni al contrario, che parla di mancanza di azione, mancanza di intenzione per molti, come se non ci fosse quell'incontro che state sperando, che state aspettando con questo cavaliere di bastoni al contrario. C'è qualche tipo di litigio, di discussione che vi ha lasciato un po' a bocca asciutta. Però in qualche modo arriva una notizia con l'otto di bastoni, arriva una verità o una comunicazione. Dopodiché abbiamo il 4 il 4 di pentacoli e il re di coppe. E qui sento la carta e l'energia del mondo, perché il 4 di pentacoli, in questo caso collegato al re di coppe, mi dà la sensazione che arrivi qualcuno, ragazzi, che vi protegga, che vi faccia crescere a livello emotivo, che vi sostenga, che guardate, normalmente quando c'è R di coppe si parla di un terapeuta, può essere un terapeuta, può essere un uomo di fede, ok? Perché è colui, fa riferimento a tutte le persone che normalmente curano l'anima, curano lo spirito, ok? Quindi e il 4 di pentacoli, sì, è vero che è una carta di attaccamento, ma è anche una carta che parla di protezione dei propri averi, delle proprie
dei propri possedimenti, insomma, di quello che già si ha. È una carta, sì. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 7 di... Guardate, Re di Coppe. Allora, 7 di Pentacoli è spiegato dal Re di Coppe, dal 7 di Bastoni e dal 4 di Coppe. Sì, di nuovo, è un po' come se ci fosse... Per qualcuno può essere che si stia aspettando questo avanzamento, questa determinazione da parte di questo Cavaliere di Bastoni e la rivedo un po' qui. È come se con questo 4 di coppe non riusciste a vedere possibilità, non riusciste a vedere avanzamenti, sviluppi. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Regina di Bastoni e Papa al contrario. Io credo che qui vi manchi il riconoscimento da parte di qualcuno. Un riconoscimento burocratico. Andiamo avanti, vediamo il 5 di spade, scusate, poi eventualmente torno indietro. Però, Fante di bastoni e 9 di coppe. Ho come la sensazione, ragazzi, che qui abbiate bisogno di sviluppare quello che è un sano egoismo. Allora, il fante di spade, scusate, il fante di bastoni fa riferimento a una persona egoista e il 9 di coppe fa riferimento a una sorta di appagamento emotivo. Però qui in realtà c'è la confusione mentale. Quindi non vorrei che voi foste confusi sul tipo di sogno, sul tipo di percezione che state avendo inerente a questa persona. Andiamo a vedere il fante di spade. Asso di coppe e sole al contrario. Sì, ho come la sensazione, ragazzi, che ci siano, come dire, tante belle parole, un'insalata di parole, come la chiamano, ok? Però senza qualche cosa che in realtà si concretizzi. In effetti anche l'asso di bastoni è girato al contrario, come proprio se ci fosse una sensazione di mancanza, una mancanza di intenzione, una mancanza di azione, una mancanza di energia proprio, di fuoco interno. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 10 di spade e la torre al contrario. La la. Qui, ripeto, qui avete il mondo, è la fine di un ciclo e anche il 10 di spade è la fine di un ciclo. Credo che qui sia un qualche cosa di egoico che voi avete in qualche modo sostenuto, magari presi dal vostro ego, e invece con la carta della torre al contrario del 10 di spade c'è da chiudere un capitolo. Cioè, è come se fosse, se vi foste attaccati per un certo tipo di periodo a un'idea e adesso semplicemente non vi servisse più, è ora di rigenerare quest'idea perché così com'è non funziona e dovete prima ridimensionarla nella testa, in effetti, prima di poter fare qualche cosa di concreto. Andiamo a vedere questa notizia che arriva. Abbiamo un 6 di spade, come se qualcuno se ne andasse o voi ve ne voleste andare. Per qualcuno è la notizia di un lavoro, è la notizia di qualche cosa, un aiuto, vi ripeto, che potrebbe arrivare nel quotidiano. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo nuovamente un 4 di pentacoli, 10 di coppa al contrario e il mondo. Sì, è come se a un certo punto imparaste a proteggervi più che a attaccarvi a quello che avete, come se ci fosse una sorta di evoluzione del modo di comprendere questo 4 di pentacoli.
Datemi una carta anche per il re di coppe. La luna e la stella al contrario. Ho come la sensazione che molti debbano fare, per riuscire a curarsi dal punto di vista spirituale, se vogliamo, o mentale, quindi ritrovare un certo tipo di equilibrio psicoemotivo, la mia sensazione è quella che dobbiate lavorare sul divino femminile, perché quando c'è la luna parla di divino femminile, anche la stella, io la sento molto collegata al canalizzare e normalmente è una dote, del divino femminile, non delle donne, del divino femminile. Quindi è un po' come se questa persona vi aiutasse a portare a galla certe paure, certi desideri, a ridimensionare quello che qui da soli non riuscite ancora bene a fare. Voglio un'altra carta per questo Papa al contrario. Otto di spade, un'altra carta per la regina di bastoni. Quattro di bastoni. Perché ho la sensazione che per qualcuno sia collegato molto a una relazione romantica, dove voi state aspettando, siete in attesa, o siete stati in attesa di questa persona, avendo il 4 di coppe è un po' come se non riuscisse a capire, a vedere l'energia, ma giustamente c'è anche confusione mentale. E questa persona in realtà non vi desse niente di concreto. È una di quelle persone, insomma, che si prende un po' quello di cui ha bisogno in quel momento. Ed è per quello che qua non vedete che la cosa concretizzarsi, tutte quelle belle idee. ehm, Fate attenzione perché le idee, le aspettative, anche molte volte, creano proiezioni. Creando proiezioni ci si attacca a delle idee mentali. Va bene, andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione o di questa relazione. Vi faccio presente che quando c'è il mondo si parla, e ce l'avete anche qui alla fine, molte volte si parla anche di viaggi di lunga distanza e avete anche qui un 6 di spade, quindi per qualcuno potrebbe essere ehm, più che sano, è come se arrivasse l'offerta di fare un viaggio o di spostarsi in qualche modo per lavoro piuttosto che per qualche riunione familiare. Andiamo a vedere. Essere ordinari è successo. Wow. Guardate, la prima cosa che mi è arrivata è essere vincenti nel quotidiano, cioè comportarsi come vincenti verso se stessi proprio nel quotidiano, perché l'essere ordinari è la carta, è l'otto di pentacoli e parla proprio di quello che è il lavoro giorno dopo giorno, del lavoro costante, del lavoro ripetitivo, di quello che è la normalità. E ho come l'impressione che qui vi vogliano dire, voi siete già in una fase di successo, siete già arrivati ad ottenere determinati obiettivi nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. Ecco che certe volte siamo troppo ambiziosi e ci facciamo troppi pochi complimenti per i risultati raggiunti, e invece ogni tanto è importante dirci bravi. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni. Grazie davvero a tutti per il vostro sostegno. Guardate che bellissima carta abbiamo. Rigenerazione, carta numero 46. Io la sento un po' associata alla carta della morte perché è proprio una colata lavica che distrugge tutto, ma comunque la forza creatrice della natura, di madre natura, del divino femminile. Ricordatevi che io qui vi parlavo di divino femminile. È quella appunto di rinascere. Ricordatevi che l'energia non cessa, non si distrugge, semplicemente si trasforma. Mm?
Bene, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!